Questo fascicolo di 700 pagine, cari signori, io ve lo devo spiegare perché sul serio è da sudorazione fredda del lobo frontale. I gioielli di famiglia della CIA sono una raccolta di documenti che espongono una serie di attività controverse e spesso illecite, illegali, ok? Condotte dall'agenzia dagli anni 50 agli anni 70. E credetemi se vi dico che rivelano cose davvero allucinanti. Rilasciato al pubblico per la prima volta nel 2007, questo dossier di 702 pagine, dico 700 pagine, rivela la profondità delle operazioni segrete della CIA che includevano complotti di omicidio, sorveglianza illegale ed esperimenti su soggetti inconsapevoli. I documenti in questione furono originariamente compilati in risposta ad una richiesta del 1973 dall'allora direttore della CIA James Schlesinger, che voleva sapere se c'erano operazioni dell'agenzia che potevano essere considerate illegali o improprie. Questa indagine interna è stata provocata dallo scandalo Watergate e dal crescente controllo pubblico sull'agenzia governativa. I rapporti risultanti dovevano essere mantenuti riservati, ma alla fine sono diventati parte del registro pubblico grazie agli sforzi persistenti dei giornalisti e dei ricercatori. Questi dovevano essere inizialmente solo documenti interni e poi, insieme alle richieste del Freedom of Information Act, sono stati rilasciati. Nel 2007, sotto la pressione di una causa intentata dal National Security Archive, la CIA ha finalmente declassificato e rilasciato i cosiddetti gioielli di famiglia. Il rilascio è stato significativo non solo perché ha fatto luce sugli abusi passati, ma anche perché ha segnato un raro esempio di trasparenza per un'agenzia nota per la sua segretezza, portando, cari amici, agli occhi del mondo delle operazioni che fino a quel momento erano totalmente coperte dal segreto militare. Che alla CIA non ci lavorassero dei chierichetti lo sappiamo, ma conoscere storicamente i dettagli di determinate operazioni fa la differenza. La CIA, acronimo di Central Intelligence Agency, è stata coinvolta in diverse operazioni clandestine e attività illegali nel corso della sua storia. Queste operazioni, spesso segrete e soprattutto non autorizzate, secondo loro sono state condotte con l'obiettivo di promuovere gli interessi degli Stati Uniti, ma hanno sollevato questioni etiche e legali molto significative in tutto il mondo. Storicamente questo video è comprovato da un fascicolo ufficiale di 700 pagine rilasciato nel 2007, che contiene documenti preziosissimi, signori, davvero di un'importanza storica senza eguali per ricercatori e giornalisti indipendenti di tutto il mondo. Abbiamo fra le mani letteralmente dei rapporti riservati della CIA che fanno luce sulla storia occulta dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo. Di cosa parla il documento? Mi piacerebbe riassumerlo. Il documento Gioielli di famiglia della CIA è un insieme di rapporti riservati che descrivono una serie di operazioni segrete e illegali condotte dall'agenzia. Questi rapporti furono compilati nel 1973 in risposta a numerosi scandali che coinvolgevano attività dell'agenzia, soprattutto illegali, che erano considerate al di fuori del suo mandato legale. Il documento parla di sorveglianza e spionaggio interno. La CIA ha condotto operazioni di sorveglianza su cittadini statunitensi, nonostante il suo mandato limitato alle operazioni estere. Queste attività includevano il monitoraggio di attivisti per i diritti civili e contro la guerra del Vietnam. Hanno spiato giornalisti di ogni tipo e svolto operazioni illegali sul suolo americano. Il programma HT Lingual era infatti un programma che prevedeva l'apertura e la lettura della corrispondenza dei cittadini statunitensi sospettati di attivismo o giornalismo investigativo contro l'agenzia. Si occuparono di sviluppare programmi di controllo mentale come l'MK Ultra, descritto ufficialmente in questi documenti. Esperimenti di controllo mentale condotti su cittadini inconsapevoli, ripeto, inconsapevoli, utilizzando droghe come LSD, elettroshock e altre tecniche di manipolazione psicologica. Questi esperimenti, insomma, per farvela semplice, avevano lo scopo di esplorare metodi per il controllo mentale, spesso senza il consenso dei soggetti coinvolti. Il progetto MK Ultra ebbe origine nel contesto della Guerra Fredda, quando la CIA temeva che l'Unione Sovietica, la Cina e altri nemici potessero utilizzare tecniche di controllo mentale su prigionieri di guerra americani, e questa paura portò a sperimentazioni umane sul suolo americano di persone ignare dei soprusi che stavano ricevendo. Ipnosi, sottoponevano le persone a privazione sensoriale attraverso lunghi periodi di totale isolamento per studiare gli effetti psicologici e il potenziale per poi manipolarli.
tecniche psicologiche avanzate per indurre stati di confusione e vulnerabilità nei soggetti, utilizzo di sostanze psicotrope per renderli malleabili e altri soprusi accuratamente, ma veramente accuratamente descritti in questi documenti ufficiali. Uno degli aspetti più controversi dell'MK Ultra fu che molti degli esperimenti furono condotti su soggetti che non erano consapevoli di essere parte di uno studio, e tra questi c'erano pazienti psichiatrici, cittadini comuni che furono inconsapevolmente coinvolti, inclusi artisti e intellettuali, militari e infine sui prigionieri, violando ogni sorta di diritto umano mai concepito. Nel documento si parla di intercettazioni telefoniche illegali, sorveglianza e intimidazione di giornalisti, coinvolgimento nei colpi di Stato negli ultimi 50 anni. Signori, un fascicolo storico che letteralmente funge da fonte primaria per quanto riguarda la storia dell'agenzia. Mi raccomando, se il video ti sta piacendo ti chiedo cortesemente di supportare con un like. Se stai apprezzando, lascia adesso un like a questo video per migliorarne la visibilità fra i consigli di YouTube. Operazione Mockingbird. L'Operazione Mockingbird fu un programma segreto condotto dalla CIA con l'obiettivo di influenzare e controllare i media negli Stati Uniti e all'estero, anche all'estero. Questo programma, signori, iniziò negli anni 50, da quello che dice il documento, e proseguì per decenni coinvolgendo giornalisti, editori e organizzazioni mediatiche in tutto il mondo per diffondere propaganda e disinformazione favorevole agli interessi degli Stati Uniti. In pratica la Matrix costruita ad hoc da parte di corpi scelti che si occuparono, storicamente, non è che lo sto dicendo io ti riporto il contenuto del documento, che si occupavano storicamente di influenzare ogni mezzo di diffusione a proprio piacimento. E chissà se anche attraverso i social network oggigiorno, con le famose PSYOP, operazioni psicologiche militari, avviene la stessa cosa. E ora, signori, dovete essere tutti orecchie, dico davvero, perché questa operazione potrebbe sul serio farvi collegare molti pezzi del puzzle. L'operazione Northwoods fu un progetto top secret sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e approvato dai capi di Stato Maggiore congiunti nel 1962. Il piano, cari amici, prevedeva l'esecuzione di operazioni di false flag, ovvero atti di terrorismo simulati o reali, da attribuire però falsamente al governo cubano, con l'obiettivo di creare un casus belli per giustificare un'invasione militare statunitense di Cuba. Ora, voglio dire, non vi viene in mente niente? Io personalmente penso che questo modus operandi lo abbiano usato anche con la guerra al terrorismo dal 2001 in poi. Il piano, delineato in una serie di memorandum del Joint Chief of Staff, documenti storici ufficiali d'archivio, signori, includeva una serie di proposte di azioni segrete provocatorie, tra cui simulazione di attacchi a navi statunitensi nella baia di Guantanamo, incidenti aerei, infiltrazione e sabotaggio e infine propaganda e disinformazione, fingendo che tutto questo fosse stato fatto dai cubani per giustificare un'invasione. Hai mai sentito la parolina false flag? L'obiettivo principale dell'operazione Northwoods, da quello che ci racconta questo documento, era quello di creare un pretesto convincente per un intervento militare contro Cuba, che avrebbe avuto il sostegno dell'opinione pubblica e giustificato l'azione bellica davanti alla comunità internazionale. Un'operazione altamente segreta che non doveva essere condivisa neanche con gli alleati degli Stati Uniti. Queste operazioni sono state spesso coperte dal segreto di Stato e, quando sono emerse, ovviamente, cari signori, hanno a dir poco sconvolto il mondo. Hanno portato a scandali pubblici e politici e a inchieste governative. Le rivelazioni su tali attività hanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo all'affidabilità e soprattutto alla trasparenza delle operazioni di intelligence, portando a riforme e a una maggiore supervisione del Congresso sugli atti della CIA. Tuttavia, parliamoci chiaro, no? Molte operazioni della CIA rimangono segrete e il pieno impatto delle sue attività potrebbe non essere mai completamente conosciuto. Le attività di questa potentissima agenzia, cari signori, influenzano anche la politica mondiale. Nel fascicolo, infatti, si parla di attività segrete per influenzare le elezioni in paesi stranieri, spesso attraverso finanziamenti occulti, propaganda e supporto a candidati favorevoli agli Stati Uniti.
tutta una serie di governi fantocci, non so se mi spiego. Lo sai che la CIA, attraverso l'operazione Bloodstone, reclutò, secondo questo documento, letteralmente ex ufficiali delle SS naziste per operazioni di intelligence sotto copertura contro l'Unione Sovietica? Parallelamente, attraverso un'altra operazione, l'operazione segreta Paperclip, reclutarono scienziati nazisti per lavorare negli Stati Uniti. E non hanno perso il vizio, perché dal 1979 al 1989 la CIA ha finanziato gruppi armati e ribelli in Medio Oriente per combattere indirettamente l'Unione Sovietica. La CIA, devi sapere che iniziò una delle operazioni più costose della sua storia, fornendo finanziamenti e armi ai mujahideen afghani. Questi combattenti erano in gran parte islamisti radicali che si opponevano all'invasione sovietica. Molti combattenti mujahideen, inclusi futuri membri di Al-Qaeda e dei talebani, furono addestrati e armati durante questo periodo dagli statunitensi. Figure come Osama Bin Laden beneficiarono indirettamente del sostegno statunitense utilizzando le reti e le risorse acquisite per formare gruppi terroristici. Il vaso di Pandora della CIA, signori, si trova all'interno di questo fascicolo di 700 pagine ed è solo una goccia nell'oceano, perché retrodatato questo documento a operazioni clandestine che risalgono a svariati decenni fa. Chissà che cosa hanno sul tavolo dal 2000 ad oggi. Voglio dire, studia il passato per comprendere il presente. Come hai detto? Esperimenti con le radiazioni? Quello che state guardando è il dottor Joseph Hamilton. Fu il ricercatore principale degli esperimenti umani sul plutonio negli anni 40. E vi direte, come esperimenti umani sul plutonio? Hai sbagliato a parlare? No, non ho sbagliato a parlare. Negli Stati Uniti sono stati condotti numerosi esperimenti umani sulle radiazioni, molti dei quali sono stati finanziati da varie agenzie governative statunitensi. Non lo dico io, ma la storia. Il presidente Clinton aprì un'inchiesta governativa pubblica chiamata The Advisory Committee on Human Radiation Experiment per fare chiarezza sui crimini abominevoli che avvennero negli anni 40 e quello che è venuto fuori è qualcosa di assolutamente devastante. Abbiamo documenti ufficiali e una storia spesso volutamente silenziata che ci parla di quanto gli Stati Uniti all'alba dell'era nucleare testavano gli effetti delle radiazioni sulla popolazione ignara. Dagli esperimenti sulle ricadute del fallout radioattivo sull'isola di Bikini a vere e proprie somministrazioni su pazienti terminali senza il loro consenso. Fornivano tracce radioattive ai bambini, questo direttamente da Wikipedia, arruolavano medici per somministrare ferro radioattivo a donne incinte povere e altri crimini contro l'umanità, che ormai fanno parte della storia. Questa, signori, è storia in merito alla quale esiste una copiosa documentazione. Addirittura esiste un'inchiesta governativa pubblica mossa dall'amministrazione Clinton. Ma se alla fine della seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda gli americani facevano cose del genere, la domanda è una, no? Cosa combinavano i russi? Ebbene, signori, la differenza fra Stati Uniti e Russia, ex Unione Sovietica, è che i russi sono molto più bravi a mantenere i segreti. E il FOIA, sai dove te lo puoi mettere secondo loro? Ecco. Tranquillo che i segreti di Stato rimangono tali, protetti e detenuti dai vari regimi che si sono susseguiti. Oggi però sono riuscito a reperire abbastanza informazioni per raccontarvi una storia. Il programma atomico sovietico era un programma classificato di ricerca e sviluppo autorizzato da Joseph Stalin nell'Unione Sovietica per sviluppare armi nucleari durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene la comunità scientifica sovietica abbia discusso della possibilità di una bomba atomica per tutti gli anni 30, arrivando addirittura a formulare una proposta concreta per sviluppare un'arma del genere nel 1940, il programma su larga scala non fu avviato e non fu reso prioritario fino a quando la Germania nazista non invase l'Unione Sovietica. A causa del silenzio evidente delle pubblicazioni scientifiche sul tema della fissione nucleare da parte di scienziati tedeschi, americani e britannici, il fisico russo Georgy Fedorov sospettava che le potenze alleate avessero segretamente sviluppato una superarma di cui non volessero parlare. Fedorov scrisse quindi una lettera a Stalin che lo esortava ad avviare questo programma nel 1942.
Gli sforzi iniziali furono rallentati a causa dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica e rimasero in gran parte rilegati nella raccolta di informazioni delle reti di spionaggio sovietiche che lavoravano negli Stati Uniti al progetto Manhattan. Dopo che Stalin venne a conoscenza dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il programma fu portato avanti in modo aggressivo e accelerato attraverso un'efficace raccolta di informazioni sia sul progetto tedesco di armi nucleari sia su quello americano, e gli sforzi sovietici, con l'aiuto anche di scienziati tedeschi catturati per unirsi al loro programma, fecero affidamento sulla conoscenza trasmessa dalle spie delle agenzie di intelligence sovietiche per sviluppare la bomba atomica. Sai come svoltarono definitivamente? Svoltarono testando illegalmente le radiazioni sulle persone. Mentre tutto questo succedeva, vennero aperti dei laboratori del terrore dove venivano largamente testate sostanze radioattive e veleni. Oggi parleremo proprio di questo. Il programma nucleare sovietico prevedeva esperimenti umani su larga scala, tra cui in particolare l'esercitazione nucleare Totskoye del 1954 e gli esperimenti condotti presso il sito di test di Semipalatinsk nel 1949. C'erano circa 700.000 partecipanti a diversi livelli di questo programma, metà dei quali erano prigionieri dei gulag utilizzati per esperimenti sulla radioattività e per l'estrazione di minerali radioattivi. Le informazioni sull'entità, le condizioni e la mortalità delle persone coinvolte nel programma sono ancora, oggigiorno, riservate e tenute segrete dal governo russo. A metà settembre 1954 furono eseguiti test di bombardamento nucleare sul campo di prova di Totskoye e furono mandati in esplorazione nell'epicentro di 2 esplosioni atomiche un numero imprecisato di persone per testare il fallout. Quello che è successo ve lo potete immaginare. Ancor prima dei test nucleari sugli esseri umani e poi di pari passo lo sviluppo nucleare, esistevano programmi ultra top secret correlati allo sviluppo dei veleni più letali al mondo, e il paese all'avanguardia in questa ricerca era l'Unione Sovietica. Il laboratorio dei veleni dei servizi segreti sovietici, noto anche come Camera Laboratorio 1, che significa la cellula, camera con la K, era una struttura segreta di ricerca e sviluppo delle agenzie di polizia segreta sovietiche. Prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, il laboratorio produceva e testava veleni e, secondo quanto riferito, fu riattivato dal governo russo alla fine degli anni 90. L'archivio Mitrokhin è una raccolta di appunti, manoscritti, fonti primarie e documenti ufficiali che furono segretamente realizzati, contrabbandati e nascosti dall'archivista del KGB Vasily Mitrokhin durante i 30 anni, signori, 30 anni in cui prestò servizio come archivista del KGB nei servizi segreti, ed è solo grazie a questo se oggi sono qui e posso raccontarvi questa storia. L'archivio Mitrokhin è l'archivio di documenti segreti russi più ampio di sempre, consegnato agli inglesi come fonte di spionaggio quando disertò questo Vasily Mitrokhin nel Regno Unito nel 1992. Ora, cosa viene raccontato in questi documenti? Vengono raccontate cose veramente terribili, signori, terribili. Ho dovuto filtrare il testo di questo video un paio di volte per renderlo digeribile alla piattaforma. Nel 1921 venne fondato il primo laboratorio dei veleni all'interno dei servizi segreti sovietici, chiamato Ufficio Speciale, gestito dal CECA, la polizia segreta sovietica. Il 20 febbraio 1939 divenne il Laboratorio 1, dove venivano condotti test sul sonno e sulle sostanze psicotrope radioattive e velenose. Il 14 marzo 1953 fu ribattezzato Laboratorio 12 e, per paura che ne venisse divulgata l'esistenza, i precedenti direttori dell'ufficio vennero giustiziati. Nel 1978 ci fu un ampliamento e venne implementato un istituto chiamato Ufficio Centrale di Investigazione per le Tecnologie all'interno del KGB. E nel 1991 si venne a sapere dall'archivio Mitrokhin che i laboratori in questione furono responsabili della creazione di armi biologiche e tossiche per operazioni clandestine in Occidente. Vi illumino? Il 70% di queste questioni sono ancora segrete. Come vi dicevo prima, i russi, signori, sono molto più bravi degli americani a mantenere i segreti. Questo signore è Grigorij Miranovsky, il biochimico sovietico e sviluppatore di veleni più famoso della storia russa. Lui e i suoi colleghi, basta guardarlo in viso per capire già tutto, testarono in maniera del tutto incontrollata una varietà
infinita di veleni letali sui prigionieri dei gulag: ricina, digitossina, curaro, cianuro, plutonio, radiazioni e molti altri veleni. Si stima che i soggetti dei test dal 1921 al 1991 siano stati più di 400.000. Vi immaginate 400.000 prigionieri e non solo, nell'arco di 70 anni? Ecco, immaginati questo, immaginati soltanto per condurre sperimentazioni su così larga scala che tipo di infrastrutture dovevano avere, no? Non sono cose che puoi fare nell'ufficio postale dietro casa, no? E quindi vennero fondate le città chiuse, città che letteralmente non esistevano, di cui nessuno conosceva l'esistenza, usate solo ed esclusivamente a scopo militare. Tenete a mente il fatto che la Russia è il paese più grande del mondo per estensione, e il gioco è fatto. I mezzi di informazione negli anni 30 non erano quelli di adesso, non esisteva internet, la stampa era totalmente pilotata dal regime, ed ecco fatto. Nessuno, letteralmente nessuno, conosceva l'esistenza di queste città chiuse. Pensate che in epoca sovietica erano centinaia, chiaro, centinaia, 2, 3, 400 città chiuse, chiaro, centinaia di queste città gestite in tutto e per tutto dal Dipartimento della Difesa dell'Unione Sovietica. Attualmente in Russia ci sono 42 città chiuse pubblicamente riconosciute e all'attivo, con una popolazione stimata di circa 1,5 milioni di persone. Lo sapevi? Non penso. Per 3/4 sono amministrate in toto dal Ministero della Difesa, mentre le restanti, ma guarda che caso, sono amministrate dall'Agenzia Federale Russa per l'Energia Atomica. Chissà mai cosa ci faranno, no? Attualmente, come allora, avvengono test nucleari, sperimentazioni segrete e nessuno entra o esce senza l'autorizzazione militare. All'epoca era peggio, ok? In epoca sovietica all'interno di queste città chiuse avvenivano veri e propri crimini contro l'umanità, molti dei quali ancora non conosciamo. E sai perché? Perché non c'era Amnesty International, chiaro? Nessuna supervisione. Sai cosa significa? Nessuna supervisione se non quella delle forze armate sovietiche. Era esattamente così. Noi quel mondo non lo conosciamo. Gli esperimenti messi in piedi nelle città chiuse dal nostro amichetto Gregory Miranovsky, signori, avevano come obiettivo, secondo il rapporto Mitrokin, quello di identificare una sostanza chimica insapore e inodore che non potesse essere rilevata post mortem. Sarebbe diventata a tutti gli effetti un'arma di distruzione di massa, no? I veleni candidati sono stati somministrati alle vittime inconsapevoli, ripeto, vittime inconsapevoli, spesso prigionieri dei gulag, insieme al pasto giornaliero o camuffati da farmaci. È successo un vero e proprio sterminio, di cui in pochi, veramente pochissime fonti in Europa riportano. Alla fine, signori, è stato sviluppato un preparato che soddisfaceva i criteri desiderati, denominato K2. La sostanza è chiamata carbilamina colina cloruro. Secondo le testimonianze, le vittime hanno subito cambiamenti fisici dopo l'assunzione, capito? Come un rapido indebolimento e diminuzione dell'altezza, seguiti da un comportamento calmo e silenzioso, culminati con la morte entro 15 minuti. Ti immagini che roba era quella? Ti immagini una persona che diminuisce l'altezza in 15 minuti? Cosa ti fa al corpo quella roba? Ecco che cosa ti faceva quella roba. Miranovsky portò intenzionalmente in laboratorio individui con determinate condizioni fisiche, capiamoci al volo, no? Per comprendere in modo completo gli effetti di ciascun veleno. E le vittime sono letteralmente sconosciute, non esiste un conteggio preciso, chiaro? Non abbiamo record storici pubblici che ci riferiscono quante persone sono state sottoposte a questi test, chiaro? E questo è inquietante. Questo signore era Lavrenti Beria, il capo del Commissariato Popolare per gli Affari Interni, il famoso NKVD sotto Stalin. E tutte le operazioni di cui ho parlato vennero firmate e approvate da lui. Tutto quello che sto dicendo è testimoniato storicamente dall'archivio Mitrokin. D'altronde ci sono anche svariati articoli di giornale che potete consultare come conferma relativa alle fonti di questo video. Comunque dopo vi condivido tutti i link.
Questo per esempio è un articolo molto dettagliato del The Guardian che racconta quello di cui ti sto parlando, dove tra l'altro, attenzione, si cita tuttora un istituto di ricerca scientifica numero 2 alla periferia di Mosca, al cui interno vige il più alto segreto di Stato, ma numerosi ex funzionari dell'intelligence russa, alcuni in pensione e alcuni disertori, hanno confermato che l'edificio ospita la famigerata fabbrica dei veleni del Cremlino, fondata nel 1921 per ordine di Vladimir Lenin. Abbiamo fonti che ci arrivano dall'Università di Cambridge, dove addirittura è possibile consultare le note originali dell'archivio Mitrokhin. Abbiamo i documenti ufficiali presenti sull'archivio ufficiale della CIA. Ci sono interi fascicoli pubblici dei comitati inglesi di revisione delle note. Potete davvero consultare online letteralmente tutta una serie di documenti ufficiali storici in merito, di cui ovviamente vi condividerò i link su Telegram. E poi, cari signori, per facilitare il tutto, c'è il libro scritto dallo stesso Vasily Mitrokhin dove riassume il contenuto delle note. Cioè, più di così, no? Tutte le fonti sono disponibili online e raccontano gli abomini di cui vi ho parlato. E volendo si potrebbe anche approfondire tantissimo solo appoggiandoci alla lettura del libro. Personalmente, signori, sapere che il laboratorio fondato nel 1921 esiste ancora mi mette i brividi. Purtroppo le autorità occidentali, a differenza di quello che vogliono farti credere, non hanno il minimo potere in Russia. E quindi anche se la storia del laboratorio è finita nelle mani degli inglesi, non c'è modo di condannarlo e farlo chiudere. Chiaro? Anche perché davvero in pochi ne conoscono l'esistenza o sanno ciò che avviene al suo interno. Lo stesso The Guardian riferisce che è un segreto di Stato, ma grazie all'archivio Mitrokhin, oggigiorno, sappiamo quello che succedeva in passato e vi assicuro che parliamo di gravissimi crimini contro l'umanità, di cui ovviamente non ho potuto parlare apertamente, no? Ovviamente ho filtrato tantissimo, immaginatevi soltanto cosa poteva accadere in quelle città chiuse. Approfondite voi stessi e arrivate in fondo alla questione, vi dico solo questo. Cosa succedeva nei laboratori dei veleni nelle città chiuse in Unione Sovietica? Ma torniamo ai nostri amici della Central Intelligence Agency e ai loro gioielli di famiglia, con qualcosina, diciamo, di più attuale. Sapevi che la CIA stava tramando per assassinare Julian Assange nel 2017? I funzionari ai più alti livelli del governo degli Stati Uniti stavano letteralmente tramando la sua fine perché è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale. Questa non era solo un'idea. Piani specifici sono stati suggeriti, schematizzati e passati attraverso vari comitati prima di raggiungere la cima della catena di comando. Lo schema ha ricevuto anche il via libera da alti funzionari con mesi di pianificazione che sono entrati nella fase operativa, il che fa sorgere la domanda: perché la CIA e molte altre agenzie di intelligence segrete volevano così tanto uccidere un giornalista da essere disposte a infrangere addirittura le leggi sul diritto internazionale alla luce del sole? E come ha fatto un piano così sconvolgente ad arrivare così lontano? Bene, per capire la vera storia dobbiamo capire perché volevano così tanto la morte di Julian Assange. Tutto ebbe inizio nel 1999, quando Julian Assange ebbe un'idea. Nel corso della storia ci sono stati innumerevoli schemi di corruzione e crimini che non sono mai stati denunciati né perseguiti. Era semplicemente troppo rischioso per le persone che sapevano far trapelare determinate informazioni. E oggi non è diverso. Pensate che tuttora negli Stati Uniti le informazioni non possono essere utilizzate nei tribunali se sono state ottenute illegalmente, rendendo persino l'atto di parlare del tutto inutile per quanto riguarda la giustizia, rendendo il concetto stesso di giustizia un'utopia. Questo status quo esiste per proteggere chi è al potere, il che significa che era improbabile che si assistesse ad un vero e proprio cambiamento istituzionale. Ma cosa succederebbe se un'organizzazione potesse orchestrare la fuga di notizie mantenendo il completo anonimato? La gente inviava da anni pacchi anonimi alle agenzie di stampa, ma Julian Assange avrebbe semplificato tutto questo processo. Tutte le fonti sarebbero rimaste anonime quando possibile e avrebbero potuto contattare direttamente Wikileaks da tutto il mondo. Ecco l'idea di Assange per promuovere la giustizia in giro per il mondo.
Chiunque, ovunque, avrebbe potuto parlare di crimini e corruzione andando anonimamente contro i media e i governi stabiliti in tutto il mondo, e la parte migliore di questo è che facendolo ha aggirato anche il sistema legale, perché i documenti pubblicati da Wikileaks venivano pubblicati illegalmente da Wikileaks stesso ed erano quindi ammissibili come prova da parte della vittima che, con l'ottenimento illegale delle prove, non c'entrava niente. Questa fu l'idea che ebbe Julian Assange nel 1999, ma ci sarebbero voluti anni prima che si concretizzasse. Nel 2006 finalmente era tutto pronto. Assange aveva lavorato con amici in Islanda per lanciare i siti, rendendoli pubblici in tutto il mondo. All'inizio il sito non ricevette molta attenzione, ma tutto questo sarebbe cambiato molto presto. Le primissime fughe di notizie sono arrivate una dopo l'altra, una lista di membri di estrema destra di qua, una traccia cartacea che porta alla corruzione finanziaria di là, ma niente di troppo eclatante, fino a che Wikileaks fece la scelta coraggiosa, molto coraggiosa, di far trapelare i documenti direttamente dal governo degli Stati Uniti nel novembre del 2007. Ed ecco che da quel momento in poi divenne pericoloso. Capito? Perché in questo mondo se dici la verità sei pericoloso. Assange e Wikileaks pubblicarono un documento intitolato Procedure operative standard, che sì, suona noioso fino a quando non guardi da dove proviene. Proveniva infatti da Guantanamo Bay, la famigerata prigione oscura che è stata al centro della cronaca per molti anni dopo che trapelarono le accuse più disparate, isolamento e altri metodi di tortura. Wikileaks aveva quasi confermato i peggiori timori e incubi della gente su Guantanamo, facendo trapelare documenti super segreti e un manuale che includeva dettagli su come mantenere i nuovi prigionieri in isolamento per 2 settimane per ammorbidirli, insieme ad un ampio sistema per decidere a quali prigionieri fosse consentita l'assistenza medica di base e a quali no. E questa fuga di notizie ha dato inizio ad una lunga e prolungata caccia governativa a Julian Assange che, ahimè, continua ancora oggi. Assange era il prestanome dietro ai siti e a quel punto il governo degli Stati Uniti aveva il principale nemico da perseguire. La prospettiva di Wikileaks era terrificante, un fiume di informazioni segrete legate alla corruzione delle persone, legate alle più alte posizioni di potere in tutto il mondo, banche, aziende, istituti finanziari, governi, settore privato, forze armate, eccetera. Wikileaks ha promesso al mondo che, prima o poi, tutti sarebbero stati scoperti e all'inizio gli Stati Uniti erano letteralmente impotenti di fronte al successo mediatico che iniziò a riscuotere il giornalista. Avrebbero potuto facilmente perseguire i veri informatori usando la legge sullo spionaggio, ma peccato che Assange manteneva l'anonimato degli informatori e lo stesso Assange era protetto dalle leggi internazionali. Tuttavia, molte persone all'interno del governo volevano vendicarsi. Persone come Hillary Clinton volevano Assange dietro le sbarre, visto che l'ha letteralmente ridotta in poltiglia pubblicando decine di migliaia di email hackerate quando era segretario di Stato, portando a galla le peggio cose. Lo volevano a pezzi. Nulla sembrava fermare Assange, però, che avrebbe continuato a pubblicare sempre più fughe di notizie e 2 anni dopo Wikileaks arrivò a pubblicare quasi 600.000 messaggi inviati da funzionari statunitensi durante l'11 settembre, esponendo come l'evento sia stato utilizzato per raccogliere sostegno per la guerra al terrorismo. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per influenzare i membri del governo e la gente si preoccupava ancora del primo emendamento e prendersi cura di Assange avrebbe richiesto di infrangere troppe regole legali. La stabilità in merito alla posizione di Assange ha retto fino a quando arrivò a superare in punta di piedi il confine tra giornalista e dissidente, rendendo il suo arresto una pista scivolosa per i media controllati dallo Stato. Ma gli Stati Uniti in fin dei conti se la stavano rendendo facile, c'erano troppi oscuri segreti trapelati. Nel 2010 Wikileaks ha pubblicato ulteriori informazioni sulla guerra in Iraq, incluso un video che mostrava un elicottero statunitense che abbatteva dei civili e un giornalista. Visto che, no, si permettono tanto di criticare gli altri e fare i paladini della giustizia che esportano la democrazia in giro per il mondo, capito? Assange è in un carcere di massima sicurezza perché ha pubblicato i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti. L'indignazione mondiale è stata veramente incredibile in questi anni e sono qui a fare questo video perché sono dell'opinione che al posto delle solite buffonate che vengono pubblicate in Italia dovremmo dare più spazio a questo personaggio, più visibilità.
Con Wikileaks gli Stati Uniti toccarono il fondo per quanto riguarda il consenso pubblico e la situazione peggiorò ulteriormente quando pubblicarono migliaia di pagine di documenti che denunciavano la guerra al terrorismo degli Stati Uniti. L'ultima goccia è arrivata quando Wikileaks ha sostenuto Edward Snowden, aiutandolo a fuggire dalle autorità statunitensi in Russia e persino facendo rimanere delle persone fidate con lui per mesi dopo il suo arrivo nel paese, e il solo fatto di essere stato associato a Snowden ha messo Wikileaks sul radar degli Stati Uniti. Se poi ci aggiungiamo le massicce fughe di notizie, otteniamo una ricetta perfetta per una salatissima vendetta da parte dell'agenzia di intelligence più spietata di sempre, la CIA. Fino a quel momento il governo Obama non aveva prestato molta attenzione a Wikileaks, trattando le fughe di notizie come problemi separati, ma dopo Snowden tutto cambiò. Era stagione di caccia su Wikileaks e il governo ha concesso all'FBI e alla CIA l'accesso illimitato a mandati e citazioni in giudizio per qualsiasi cosa relativa ai siti web. Pensate che hanno creato un file su Wikileaks e Assange basato su conversazioni con reti di spionaggio, e la CIA istituì addirittura un team separato chiamato Team Wikileaks che aveva il compito di cercare e trovare prove di collegamenti tra Wikileaks e potenze straniere ostili agli Stati Uniti, così da incastrarlo definitivamente. Esisteva un vero e proprio gruppo di lavoro all'interno della CIA che si occupava solo di Wikileaks. Sono state fatte persino pressioni per ridefinire Assange come broker estero di informazioni piuttosto che come giornalista, ma il governo Obama non aveva ancora intenzione di violare la libertà di stampa. Tuttavia, la pressione stava aumentando, ogni nuova perdita portava all'imbarazzo del governo e tutto questo ha fatto sì che ci fossero maggiori pressioni per incastrare Wikileaks. Fin dai primi giorni, Assange era libero di viaggiare per il mondo, lavorando su indizi per Wikileaks e costruendo la sua carriera. Ha anche vinto premi nel giornalismo, tra cui Amnesty International, UK Media Award e il The Economist Award, ma nel 2010 questa vita altalenante è crollata pesantemente a terra quando i funzionari svedesi hanno emesso un mandato di arresto che accusava Assange di gravi crimini di natura sessuale, un'accusa strana e del tutto casuale che non convinse nessuno. È stato quindi arrestato, ma in seguito venne scagionato per mancanza di prove e a quel punto, per paura, presentò una richiesta di asilo in Ecuador. Purtroppo non ebbe mai modo di arrivarci e venne costretto sulla soglia dell'ambasciata ecuadoriana a Londra per anni, dove lo avrebbe accolto e avrebbe vissuto per il resto della sua vita rinchiuso in una piccola stanza con un computer e un letto. All'interno dell'ambasciata Assange era intoccabile dalle autorità di un qualsiasi altro paese e, con il suo computer e una connessione a internet, poteva continuare a lavorare. Si trovò letteralmente in purgatorio con la polizia britannica che aspettava fuori dall'ambasciata 24 ore su 24. L'unica cosa che poteva fare era continuare Wikileaks e questo ha fatto infuriare il governo degli Stati Uniti. Mentre era in custodia britannica c'era la possibilità che potessero incastrarlo con una richiesta di estradizione, anche se le loro opzioni erano molto limitate. In pratica per gli Stati Uniti, signori, non c'era nessun modo legale per ottenere Assange, che era davanti al suo computer e poteva semplicemente continuare a pubblicare fughe di notizie. Quindi, qual era la soluzione? Progetto canaglia fuori dal consenso pubblico per assassinarlo. Ecco quale fu uno dei piani della CIA. Durante gli anni seguenti i dibattiti all'interno del governo degli Stati Uniti infuriarono sul fatto che Wikileaks fosse perseguibile ai sensi dell'Espionage Act, anche se nel 2013 il governo Obama lo aveva proibito. Molte fazioni all'interno di diverse agenzie governative volevano la sua testa e poi Wikileaks ha finalmente dato all'ala democratica del governo un motivo per odiarlo. Wikileaks infatti finì di mettersi contro l'intero governo americano quando ha pubblicato messaggi trapelati che coinvolgevano i democratici stessi in un piano, in un complotto per ostacolare la candidatura di Bernie Sanders. L'intelligence statunitense ha deciso che la fuga di notizie proveniva da un hacker russo, ovvio, no? Quindi ottenere Assange, ma guardate che caso, era considerato a quel punto un problema bipartisan di sicurezza nazionale e la pressione per fare qualcosa per lui non faceva che aumentare. Dopo che Trump vinse la presidenza, in parte grazie a questa fuga di notizie e a Wikileaks che distrusse letteralmente il suo avversario Hillary Clinton,
Ci si aspettava che Trump ci andasse piano con Assange. In campagna elettorale ha anche detto di adorare Wikileaks. Io amo Wikileaks, disse, ma una volta in carica Trump non fece altro che ignorare la vicenda dicendo di non saperne niente, che non era una cosa sua. Questa è stata tutta una mossa politica, ovviamente. Il resto del governo di Trump odiava Wikileaks e Assange, quindi ha dovuto prendere per forza di cose le distanze. Inoltre stava per insediare Mike Pompeo come nuovo direttore della CIA e nessuno odiava Assange più di lui, cosa che divenne evidente all'inizio del 2017 quando lo stesso Mike Pompeo prese posizione a Washington per tenere il suo primo discorso da direttore della CIA. Invece di parlare del futuro come dei piani per la CIA in generale, si è concentrato su Wikileaks. Wikileaks cammina come un servizio di intelligence ostile contro gli Stati Uniti, disse, e parla come un servizio di intelligence nemico spesso incoraggiato da attori statali come la Russia. Siamo sempre lì, no? A creare finti fantocci russi per accusare Assange. Ma perché gli Stati Uniti e la CIA si sono spostati così rapidamente dalla loro precedente decisione di considerare Assange come un giornalista? Bene, Wikileaks aveva pubblicato la fuga di notizie più imbarazzante fino ad oggi mai fatta trapelare al mondo. All'inizio del 2017 ha pubblicato un tesoro di documenti e codici chiamato 7Vault. Di questo, signori, non ne ho mai parlato. Il 7Vault è stato prelevato direttamente dai database più sicuri e top secret della CIA. Secondo Wikileaks, il cavo, questo 7Vault, conteneva virus, malware, trojan, armi, sistemi di controllo remoto e documentazione associata. Questo è stato motivo di imbarazzo internazionale per la CIA, che ha visto la loro specifica unità di hacking essere hackerata. E fu così che iniziò la fase 2, ossia l'inizio del processo per il rapimento di Assange. Per la CIA, Assange è diventato una priorità assoluta. Gli aggiornamenti su Wikileaks venivano regolarmente inviati a Trump a questo punto della storia e i funzionari dell'intelligence chiedevano spesso di avere la possibilità di assassinarlo, e tutto questo è stato incoraggiato e incitato da Mike Pompeo, che parla ancora oggi di Wikileaks e Assange ad ogni occasione possibile. La crescente pressione per ridefinire Wikileaks alla fine ha funzionato per la CIA così come per il governo, dopo che l'amministrazione Trump ha soddisfatto le loro richieste. In una conversazione con gli agenti della CIA dopo un discorso su Wikileaks, la CIA stessa ha dato l'ordine di trovare una soluzione e, secondo quanto riferito, hanno detto che nessuna azione sarebbe stata vietata e questo era esattamente quello che avrebbero fatto. Entro la metà del 2017 la CIA stava avendo successo nella sua corsa all'intelligence su Wikileaks. Avevano costruito ritratti sostanziali dei suoi membri e stavano lavorando su possibili piani d'attacco. Sono state suggerite misure come il sabotaggio dei server web, l'inserimento di informazioni false per causare divisioni o perfino il furto dei loro computer, ma a causa della grandissima sicurezza generale di Wikileaks, tutti questi piani della CIA sono stati buttati nel cestino. Invece la CIA ha iniziato a lavorare su di una mossa molto più insidiosa, pericolosa e, in definitiva, simbolica, ossia il rapimento o l'assassinio di Julian Assange. Former United States officials claim the US made plans to abduct and kill Julian Assange. WikiLeaks. Ovviamente sarebbe stato difficile. Assange era rintanato nell'ambasciata ecuadoriana a Londra come lo era stato per anni, quindi per arrivare a lui hanno dovuto violare la sovranità di 3 paesi contemporaneamente. Ora, Assange era un cittadino australiano, l'ambasciata era a Londra, ma tecnicamente era suolo ecuadoriano. Tuttavia, l'ossessione dichiarata di Pompeo, del direttore della CIA dell'epoca, ha vinto e la CIA ha iniziato a elaborare i propri piani. In primo luogo, l'idea del rapimento di Assange era al vertice delle riunioni di governo. Un ex agente ha detto che un possibile piano era quello addirittura di irrompere nell'ambasciata, trascinare fuori Assange e portarlo dove volevano. Oppure potevano semplicemente consegnarlo alle autorità britanniche che volevano Assange fuori da lì e che probabilmente sarebbero state inviate negli Stati Uniti una volta finito il lavoro. Ma queste idee sono state respinte come ridicole. Anche gli inglesi erano coinvolti in trattative con la CIA. Non permettevano agli agenti di entrare, ma la CIA voleva andare oltre e così la fase 3 stava per iniziare. L'assassinio.
Yahoo News, che ha guidato le conversazioni effettive e programmate fatte dalla CIA, ha parlato dell'incontro a metà del 2017 tra il presidente e alti funzionari. Durante questo incontro, Trump, messo sotto pressione dalla CIA, ha chiesto alla CIA stessa se potevano assassinare Assange e altri membri di Wikileaks e li ha spinti ad elaborare alcune opzioni e piani. Trump avrebbe successivamente negato questa accusa, ma resta il fatto che i piani erano stati fatti e alcuni informatori hanno parlato. Ci sono state ulteriori discussioni sul fatto che anche l'assassinio di Assange potesse essere reso legale, rendendolo, non so, un terrorista, eccetera, ma per colpa dell'opinione che aveva il pubblico di lui, il piano andò a monte. La sua precedente designazione come spia ha aiutato, ma era ancora una forzatura e divenne comprensibile che gli avvocati della CIA non stessero facendo troppe obiezioni. Insomma, il piano per farlo passare come una spia fallì. C'era una buona probabilità che molti di loro non sapessero cosa stesse realmente accadendo e fonti all'interno della CIA affermarono quanto segue. Quando Pompeo è subentrato ha tagliato fuori gli avvocati da molte cose. Non si sa se il principale consulente legale della CIA avesse mai sentito parlare del complotto mentre veniva redatto e così, alleggerita dalle domande sulla legalità, la CIA è andata comunque avanti. Ora, all'epoca Assange era piuttosto inattivo, era rimasto bloccato nell'ambasciata, completamente isolato dal mondo moderno, anche se dopo anni di inerzia la situazione personale di Assange ha iniziato a scaldarsi di nuovo. Questa, sebbene fosse una scusa terribilmente conveniente per la polizia per inseguirlo, in primo luogo rendeva la fuga molto più probabile e l'intelligence della CIA ha indicato e costruito appositamente un complotto russo per scortare Assange fuori dall'ambasciata. Il ricordo della riuscita fuga di Snowden deve essere stato molto vivo nella mente della CIA, che non voleva farsi scappare anche Assange, e così gli agenti intensificarono la pianificazione e la sorveglianza dell'ambasciata. Pensate che si arrivò al punto in cui ogni essere umano in un raggio di 3 isolati lavorava per uno dei servizi di intelligence, che fossero spazzini o agenti di polizia o guardie di sicurezza. Era chiaro che l'ambasciata ecuadoriana era inondata di agenti governativi, avesse stretto un accordo e avesse ceduto Assange. E quindi, chi sarebbe arrivato per primo ad Assange? Beh, la CIA non avrebbe permesso a nessun altro di prendersi il tempo di catturarlo, ovviamente. Quello era il momento e la CIA mise in atto i suoi piani. Uno di questi piani prevedeva l'attesa del tentativo di fuga e l'avvio di scontri a fuoco con i finti agenti russi, e l'ordine, nel caso si fosse aperto lo scontro a fuoco, era quello di colpire Assange fingendo un incidente. Un altro prevedeva di far schiantare un'auto contro la stessa macchina presa da Assange, lasciata lì appositamente, quindi afferrarlo e piantargli insomma una pallottola in testa. Se Assange fosse arrivato sull'aereo, gli inglesi avrebbero potuto aprire il fuoco sulle gomme o far volare un elicottero sopra di esso impedendogli di decollare. I paesi europei amici avrebbero anche potuto negare il proprio spazio aereo di volo costringendolo ad atterrare e altre infamate. In ogni caso, un piano per fermare la partenza di Assange è stato elaborato, e anche bene, tra agenti dell'intelligence britannica e statunitense. Ma questa era solo un'ultima misura disperata. La CIA stava ancora pianificando il colpo e Assange era ancora nell'ambasciata. I membri di Wikileaks hanno anche stretto un accordo per trattenere le peggio informazioni che avevano da 7Vault, promettendo di rilasciarle solo in caso di una delle morti premature di Assange, e avevano un'ottima ragione per essere paranoici. Fu così che alla fine dei giochi Wikileaks tenne in scacco matto la vita di Assange. Se Assange muore in determinate circostanze, Wikileaks pubblica delle notizie sconvolgenti sul governo americano presenti nel 7Vault, in caso contrario promettono di trattenerle. Ecco come Wikileaks tenne in scacco matto la CIA. Si venne a sapere che la CIA aveva un uomo all'interno dell'ambasciata ecuadoriana che stava fornendo loro tutte le informazioni sulla vita quotidiana di Assange. Sono stati anche scogitati piani per avvelenare lo stesso Assange, forse usando proprio quest'uomo. I rappresentanti legali di altri rami del governo, compreso l'ufficio del presidente, avevano sentito parlare del complotto, e ci furono alcuni membri di buon cuore all'interno del governo che si adoperarono per fermare alcuni rami della CIA.
Alla fine l'hanno rinchiuso riducendolo ad un vegetale con ogni sorta di problema psicologico che può derivare da un carcere di massima sicurezza e tuttora nessuno si è preoccupato delle violazioni diplomatiche che mise in piedi la CIA per arrestare Assange. Sono state del tutto ignorate le conseguenze diplomatiche dell'irruzione in un'ambasciata straniera su suolo straniero per uccidere o rapire un cittadino altrettanto straniero. Criminali denunciati da una persona onesta che perseguitano legalmente la persona onesta. Il rapporto del governo ecuadoriano con Assange è peggiorato solo quando Assange ha rilasciato informazioni dannose sul coinvolgimento del presidente ecuadoriano in uno scandalo di corruzione. Ok, non è stata una mossa molto furba, però è successo. L'Ecuador ha accusato Assange di essere incredibilmente ostile e sgradevole, citando problemi con la sua salute mentale, e così iniziarono a limitare le sue visite esterne e il suo accesso a internet. I funzionari delle Nazioni Unite che in seguito hanno esaminato Assange affermarono che mostrava segni di prolungate torture psicologiche e poi, alla fine, nell'aprile del 2019, l'Ecuador lo ha finalmente rinnegato, lasciando che la polizia britannica e la CIA lo arrestassero e lo trascinassero via di peso. Oggi Assange sta ancora facendo appello all'estradizione negli Stati Uniti con il suo caso che procede lentamente attraverso più tribunali. Ora gli Stati Uniti non hanno ancora vinto, ma sono molto vicini. Presto Assange verrà espulso da un giorno all'altro se i tribunali del Regno Unito lo decideranno. Tutto questo dimostra che alla fine, cari signori, non si è mai trattato di fermare Wikileaks. A nessuno importava veramente di Wikileaks, si trattava solo di vendetta, di una mera vendetta per aver messo in imbarazzo e in ridicolo agli occhi del mondo l'intelligence degli Stati Uniti. Assange era semplicemente un capro espiatorio, una figura che avrebbe denunciato la corruzione devastante e gli orribili crimini dell'elite. E chissà cos'altro avrebbe fatto trapelare negli ultimi 2 anni, no? E anche se la CIA ha cospirato per ucciderlo, lo possiamo tranquillamente dire a distanza di anni, gli Stati Uniti potrebbero avere nuovamente Assange nelle loro grinfie se il governo britannico concede l'estradizione. Il motivo della vendetta non è ancora cambiato, la mossa unica della CIA è quella di creare un precedente storico, vogliono dare l'esempio per tutti i futuri informatori che avranno intenzione di mettersi contro ai demoni onnipotenti. Il futuro sembra cupo sia per la giustizia sia per la libertà di stampa. Parliamo di persone che sono state in grado di trascinare un giornalista innocente attraverso anni di inferno e torture psicologiche solo per essersi associato a loro inviando un messaggio di giustizia e di libertà molto chiaro. Ci saranno altri Assange, quello che avete fatto ormai è stato esposto e anche se avete il potere esecutivo non avrete mai il potere sulla verità e sulla giustizia. E citando Anonymous, noi non perdoniamo, noi non dimentichiamo. E se pensi che questo argomento meriti più visibilità, lascia adesso un like. Abbiamo esplorato insieme il contenuto di questo famigerato documento della CIA. Gli esperimenti segreti con le radiazioni, la storia occulta dei laboratori super top secret dell'Unione Sovietica e abbiamo visto come queste operazioni clandestine abbiano svelato un lato oscuro dell'intelligence delle superpotenze. Abbiamo appreso i dettagli dell'operazione della CIA per uccidere Assange e abbiamo assorbito le sfumature dell'intelligence mondiale. Dalle manipolazioni mediatiche dell'operazione Mockingbird agli esperimenti di controllo mentale di MK Ultra, passando per i tentativi di destabilizzazione politica in vari angoli del mondo, su vari fronti. Questi documenti, signori, questo intero dossier, questa raccolta tra news e spezzoni di video che erano già andati in onda sul canale, ci ricorda l'importanza della trasparenza e delle responsabilità nelle operazioni governative. Le lezioni apprese da questi episodi del passato sono cruciali per evitare che simili abusi si ripetano in futuro. È fondamentale divulgare la verità e mantenere una vigilanza costante e chiedere conto ai nostri leader e istituzioni per garantire che i principi democratici e i diritti umani siano sempre rispettati. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi chiedo semplicemente di supportare l'informazione libera senza padroni con un like. Per migliorare la visibilità del video fra i consigli di YouTube, lascia like a questo video. Non fare finta di niente e aiuta il posizionamento di questo video con un like, un commento per l'algoritmo e una condivisione, se pensi ovviamente che ne valga la pena. Vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!